Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Siamo qui oggi per parlare un attimo della situazione delle quattro squadre italiane che dovranno scontrarsi rispettivamente con Salisburgo, Liverpool, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco domani e mercoledì in Champions League. Quindi facciamo un attimo il punto della situazione, come ci arrivano e chi può fare la differenza e vediamo insieme che cosa succederà in questa Champions League che comincerà domani. Vi invito come sempre prima di cominciare ad iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche e il canale sta crescendo ed è solo grazie a voi. Vi ringrazio vivamente e andiamo a vedere la situazione delle italiane. Allora, si parte domani con Salisburgo-Milan e Paris Saint-Germain-Juventus. Il Milan sulla carta ha la partita più abbordabile ed è la squadra che secondo me ci arriva con più consapevolezza ed è la squadra che in Italia ha dimostrato di non temere nessuno, stravincendo anche il derby perché è stato dominato, anche se l'Inter l'ultimo quarto d'ora della partita comunque ha dato filo da torcere e purtroppo per segnare il Milan si deve superare Maignan, è il portiere più forte al momento, non voglio dire d'Europa perché ce ne sono altri, però secondo me al momento è tra i primi 5 in Europa. Maignan ha tolto la palla dall'incrocio sul tiro di Cialanoglu e sul colpo di testa di Lautaro si è allungato ed ha smanacciato in calcio d'angolo, un'altra grandissima parata. Quindi il Milan ha dominato per 70 minuti abbondanti la partita e il risultato ci sta. La vittoria è stata portata a casa ed è un'iniezione di fiducia per la partita che si giocherà domani. Ripeto, Salisburgo-Milan secondo me è la sfida più abbordabile tra le quattro italiane che sono impegnate. Però mai dire mai perché la Champions è veramente strana e le outsider che fanno bene tutti gli anni sono sempre tantissime. Quindi occhio al Milan e speriamo che il Milan porti a casa 3 punti da subito domani perché in Europa secondo me non c'è tifo. Bisogna tifare le squadre italiane e si mette da parte un attimo che sei napoletano, sei juventino, sei milanista. Lo so che per alcuni è anche complicato, però bisogna fare così perché bisogna tifare l'Italia in Europa. Comunque il Milan secondo me domani favorito su Salisburgo 100-100. Si gioca domani anche Paris Saint-Germain Juventus. La Juve secondo me è la squadra che ci arriva peggio perché la partita contro la Fiorentina ha dimostrato ancora una volta che manca di gioco, manca nel servizio degli attaccanti, non c'è raccordo tra centrocampo e attacco ed è tutto un disordine generale. Alcune partite così le vinci in Italia ma anche in Europa, le puoi tranquillamente vincere, però a lungo andare è un discorso che non premia secondo me, anche perché la Juve c'ha Milik, Vlahovic, Di Maria, comunque la squadra c'è. Bisogna solo riuscire a trovare il bandolo della matassa perché a livello di giocatori la squadra secondo me ci sta, anche con i nuovi giovani italiani che stanno uscendo alla fine numericamente e qualitativamente. Secondo me non è una squadra seconda al Napoli o seconda anche all'Inter forse, però non c'è gioco, quindi bisogna vedere che cosa fare. E il Paris Saint-Germain non ti lascia scampo. Se non riesci a trovare la quadra ai primi 10 minuti puoi beccare anche 3 gol. Ma chiunque vada a giocare a Parigi. Perché è il primo anno che vedo il Paris Saint-Germain giocare veramente un bel calcio. Dopo tanto tempo, con tantissimi talenti e tantissimi milioni spesi, sta girando anche Messi. Messi l'anno scorso è stato un campionato un po' così così, ma quest'anno è al centro del progetto, è al centro del gioco, come lo era Barcellona e il Paris Saint-Germain, almeno quelle 3 partite che ho visto finora, sta esprimendo veramente tanto. Quindi la Juve secondo me è sfavorita sulla carta, però è una squadra da Champions. La mentalità Champions e la società da Champions c'è sempre stata, quindi mai dire mai. Passiamo a Bayern Monaco Inter. Partita difficile sulla carta anche per l'Inter, però secondo me un tantino meno difficile di Paris Saint-Germain Juventus. Fatto sta che l'Inter ci arriva con il derby perso e una prestazione che ha lasciato a desiderare e secondo me può trasformare questa prestazione sottotono in rabbia agonistica
e fare punti contro il Bayern. Io ci spero, sempre per il fatto che le italiane in Champions comunque vanno sempre supportate, però c'è bisogno anche di una grandissima partita e bisogna essere realisti. Se non fai una grande partita contro il Bayern, non porti a casa nemmeno un punto. Lo sappiamo benissimo, ma lo sa chiunque ci va a giocare. Quindi l'Inter ha da parte sua, secondo me, la rabbia del derby perso da trasformare in agonismo e fare una grandissima partita, perché come squadra e come giocatori presi singoli si può tranquillamente competere, secondo me. Quindi speriamo che anche l'Inter riesca a portare, non dico i 3 punti, dico i 3 punti, ma almeno un pareggio a casa sarebbe un grandissimo risultato. Passiamo al Napoli che ospiterà il Liverpool al Maradona. Il Napoli ci arriva con un'euforia particolare, avendo vinto con la Lazio e avendo dominato la partita dal 30° in avanti, però dobbiamo dire che se il Napoli entra in campo come la prima mezz'ora contro la Lazio, prendiamo 4 palloni nei primi 20 minuti, perché il Liverpool va arginato e va gestito, secondo me, dal primo minuto. Non puoi fare calcoli e non puoi dire ok, adesso mi gioco un centrocampista in più, mi copro, oppure vado a bloccare quella linea di passaggio, perché ne troveranno altre 100. Quindi bisogna fare solo attenzione e stare concentrati su qualsiasi pallone. Io non lo so se il Napoli domani riesca a fare il risultato contro il Liverpool, che sia un pareggio o 3 punti, però il Napoli ci arriva con la vittoria contro la Lazio, quindi a livello di ambiente, a livello di mente siamo tranquilli e carichi per andare ad affrontare questa partita. E poi c'è sempre da giocarla. Sì, il Liverpool è forte ritorniamo al fatto che è tra le prime 5 d'Europa, ha una rosa esagerata, però mai dire mai, e il Napoli gioca in casa, quindi abbiamo il fattore campo dalla nostra. Speriamo di poter fare un gran risultato o almeno di giocare una gran partita contro il Liverpool, sarebbe veramente il top. Questo è quanto, ragazzi, per le 4 squadre che sono in Champions League, cominceranno domani. Auguro a tutti una buonissima Champions League e speriamo di portare quanti più punti a casa tra tutte le italiane. Un abbraccio a tutti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!